Salve, questa è la recensione del Radio Composition Media di una Volkswagen T-Roc del 2017. Vedete, siamo nella sezione radio. Qui si possono scorrere tutte le varie stazioni memorizzate. Qui c'è l'elenco delle stazioni e qui si può praticamente scegliere l'ordine di visualizzazione, se in alfabeto, gruppo o in genere. Questo è il pulsante indietro. Qui c'è la scansione manuale, vedete, con le frecce posso andare avanti, a destra e a sinistra, o con la scansione automatica, nel senso che mi passa direttamente alla radio che si sente, oppure con la scansione che va di 0.1 Hz in avanti e indietro. Ci sono anche le impostazioni dove posso andare a selezionare, vedete, i suoni con i bassi, medi, il volume, bilanciare e il suono, prendere il feedback ogni volta che clicco sul pulsante. Poi c'è scan, dove vado a scansionare le varie emittenti in modo automatico. Premendo scan, lui automaticamente va a memorizzare quelle che non sono in memoria. Poi qui si può praticamente, vedete, con i tasti direzionali si può andare in elenco memoria o in elenco mittenti. Qui si possono selezionare i notiziari sul traffico, cancellare la memoria, visualizzare i loghi, vedete, delle radio, oppure andarle a cancellare. Poi c'è il testo della radio che si può andare a disattivare o meno, e le impostazioni, vedete, automatica, le ampliate, impostazioni avanzate, vedete, si può scegliere RDS locale o fisso, cambio di frequenza automatica, la regione in questo caso l'Italia, e la memorizzazione automatica. Nelle impostazioni invece media, in questo caso posso andare a scegliere la sorgente che si trova nel cassettino porta oggetti. Ci sono, vedete, la SD, il CD e niente. Qui si può andare, vedete, a premere play, vedete, cambiare le varie stazioni. Si può andare nel setup, dove, vedete, si può andare, vedete, a impostare il Bluetooth, l'audio Bluetooth, i dispositivi accoppiati e così via. Anche qui notizie sul traffico. Poi nella invece sezione phone, qui vedete, si può andare a impostare il telefono. Io in questo caso, vedete, cerco il mio telefono, a ricercare il mio dispositivo. In questo caso non lo trovo perché non ho attivato il Bluetooth. Vabbè, comunque niente, si possono andare a fare le telefonate, i messaggi e così via. Poi c'è la sezione voice. In questo caso sull'auto non c'è, sarebbero i comandi vocali. Poi c'è la sezione app. Qui si va a collegare il telefono tramite il cavo per utilizzare Android Auto, CarPlay o Mirror Link. Anche qui c'è il pulsante impostazioni, vedete. Poi c'è sound, praticamente c'è il pulsante volume, possiamo impostare il suono, vedete, per i comunicati radio, il volume massimo all'accensione, l'adattamento del volume, l'audio Bluetooth basso, poi c'è i sensori del parcheggio e così via. Qui ci sono i bassi, i medi e gli alti che si possono andare a impostare o resettare tramite questo pulsante. Poi c'è il bilanciamento, che vedete, scelgo, in questo caso è centrato, oppure spostarlo, sempre touch più in avanti e più indietro. Poi c'è il suono touchscreen, è sempre il suono, praticamente ogni volta che vado a cliccare mi dà il feedback sonoro. Poi c'è car, qui praticamente posso andare a impostare quello che visualizzo sull'active info display. Posso andare, vedete, a cambiare nei due cerchi, cioè quello del contagiro e il contachilometri. Posso andare, vedete, a
visualizzare in questo caso la marcia e la velocità e mi esce in digitale. Oppure posso impostare la visuale 1, cioè il consumo in quello di sinistra e l'autonomia in quello di destra. Oppure visuale 2, vedete, c'ho la distanza percorsa a sinistra e si possono praticamente andare a impostare, a cambiare, vedete, in modo autonomo. Vedete, basta scendere verso l'alto e verso il basso, posso mettere l'accelerazione, il consumo, la distanza percorsa e così via. Per quanto riguarda la selezione, vabbè, qui abbiamo l'Active Info Display, oppure ho dispositivi comfort. Qui posso, vedete, andare a, nel caso in cui la mia auto ha dispositivi comfort, posso andare, vedete, a disattivare il sistema di antislittamento. Posso, vedete i pneumatici, andare a settare la pressione in modo che se c'è un abbassamento della pressione la macchina mi avvisa. Poi posso personalizzare, vedete, in base a chi guida la macchina, ognuno può mettersi le proprie impostazioni. Le luci, andare, vedete, impostare luce automatiche in caso di pioggia, le frecce comfort, oppure la modalità viaggio, in questo caso circolazione destra perché siamo in Europa, altrimenti in Inghilterra, luci interne. Posso andare a vedere le luci sfusse della porta, posso andare a impostare, vedete, tutte le varie funzionalità, i 10 secondi per la coming home e living home, cioè quando accendo e spengo la macchina le luci rimangono accese per 10 secondi. Poi c'è l'assistenza alla guida, qui praticamente posso andare a impostare l'ACC, l'Adaptive Cruise Control, il Front Assist, posso andare a fare il preavvertimento medio oppure tardi, presto, oppure disattivarlo. Il Lane Assist, in questo caso non è attivo, il rilevamento della stanchezza del conducente. Poi c'è il parcheggio e manovre, in questo caso la macchina è dotata, vedete, soltanto del Park Assist, non del Park Pilot, cioè non si parcheggia da sola. Posso andare, vedete, a impostare il volume dei vari segnali acustici ogni volta che incontro l'ostacolo. E poi c'è questa funzione freno di manovra. Poi l'ultima impostazione è il menu. Qui vedete ho un menu completo dove posso, vedete, andare nelle impostazioni e qui potete scegliere il linguaggio, la data e ora, unità di misura i chilometri, se poi scegliere unità di chilometri all'ora oppure i miglia orari. Vedete, posso scegliere la temperatura, se in gradi centigradi, in gradi Celsius, il consumo carbonio litro per 100 km, oppure vedete c'è in chilometri al litro o in varie altre unità di misura Stati Uniti e Regno Unito, la pressione in barra e così via. Torno indietro, posso scegliere il linguaggio per la tastiera, lo schermo, vedete, posso scegliere il display si spegne dopo 10 secondi, luminosità, suono touchscreen, tasto e sensori di avvicinamento, orologio in modalità stand by e così via. Nel climatizzatore, qui praticamente posso andare a sincronizzare le temperature, in questo caso è spento quindi non lo posso andare a... oppure posso fare l'air care, il ricircolo automatico. Nel setup, ecco, questo è il ricircolo automatico. Se vado ad accendere il climatizzatore, vedete, qui praticamente vedete, mi dice dove l'aria esce dalle bocchette, in questo caso è impostato sopra, sotto e davanti. Oppure posso andare ad aumentare la temperatura o a diminuirla, posso andare a aumentare, vedete, il profilo delicato, medio, intenso a seconda dell'aria voglio far uscire dalle bocchette. L'air care, questo è un sistema praticamente, se vado a premere su I, serve a utilizzare al meglio il filtro dell'aria dell'abitacolo. Attivata le funzioni, l'aria dell'abitacolo viene depurata eliminando le polveri sottili e il polline. Adesso spengo il climatizzatore, vedete, si spegne tutto. Qui lo posso andare anche a attivare, vedete, da questo pulsante senza andare sui pulsanti del climatizzatore. Poi nei media, vedete, la stessa cosa di prima, ci sono alcune funzioni, l'app connect, il suono, quindi posso fare in questo tasto menu che il telefono e così via. Torno al radio, ovviamente ci sono queste due rotelle, questa è per il volume e questa qui invece
e per la scansione, se voglio fare, vedete, la scansione, oppure voglio girare tra le radio senza utilizzare il touch e così via. Mi sembra di aver detto tutto. Alla prossima.